Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi voglio parlarvi degli inserti per avvitatore, quindi il set di bit, in questo caso bit e bussole, della Parkside che troverete in vendita dal 25 febbraio a costo di 9,99 €. Vedremo la qualità generale e appunto cosa troviamo all'interno. Iniziamo. Vengono venduti all'interno di una scatolina in plastica con il coperchio trasparente e un rivestimento in gomma anti-urto e anti-scivolo. C'è un'apertura a scatto. Troverete un set con all'interno soltanto gli inserti, ovviamente il porta inserto e l'adattatore c'è in tutti, solo inserti lunghi che ora vi farò vedere, oppure questo che ho io fra le mani, che secondo me è il più completo ed è quello che vi offre più possibilità di utilizzo, perché ha delle punte adatte per le viti classiche, le più diffuse, Philips e Piezo Drive, poi punte piatte, l'inserto per le viti a brugola, Torx eccetera, quindi diciamo che è il più completo, più appunto le bussole che ci sono comode per svitare e avvitare dadi e bulloni da scaffali, bici, comunque cose piccole, perché arriva fino alla misura 13. Come vedete gli inserti sono ben fatti e hanno tutti sulla base un colletto di un colore diverso che contraddistingue il tipo di intaglio. Infatti i tipi PH, Philips, sono tutti con rosso, Piezo Drive sono azzurri, Torx sono gialli, eccetera, quindi ci permette di distinguere il tipo di inserto direttamente dal colore, dobbiamo badare solamente alla misura ed è comodo anche nel caso in cui dovessimo toglierne più di uno dalla confezione per poterli riporre comodamente. Troviamo il colore e andiamo a posizionarli in un attimo. Sono tutti da 1/4 di pollice, quindi 6 mm e 30 circa, e hanno questo codolo esagonale esatto per poter essere alloggiato in tutti i tipi di porta inserto da 1/4 di pollice esagonale. La stessa cosa per quanto riguarda questo adattatore per le bussole, sulla base è esagonale e poi ovviamente sulla parte alta è quadro da 1/4 di pollice. Vediamo direttamente però la qualità di questi inserti. Utilizziamo questo PH3 che su questo set praticamente non l'ho mai utilizzato. Come vedete la finitura è ottima, sono davvero fatti molto bene, non ci sono segni di sbavature. L'incisione sono prodotti dalla Ovim, questo è un PZ3, la parte bassa è svasata, quindi ci permette di centrarlo con comodità, perché quando lo dobbiamo mettere nel porta inserti, se becchiamo la parte esterna, essendo svasato scivola direttamente all'interno. Il porta inserti è da scatto, infatti facendolo arretrare ci permette di estrarre l'inserto, altrimenti rimarrà al suo interno, non potrà uscire, e questo ci garantirà di non perderlo durante l'utilizzo. Il suo magnetismo ovviamente viene trasferito anche alle viti, quindi se abbiamo necessità di evitare una vita possiamo posizionarla sulla parte frontale e avvicinarci tranquillamente alla zona sulla quale dobbiamo avvitarla. Vi faccio vedere con un inserto della misura corretta. In questo modo la vita rimane in posizione. Già vi ho fatto vedere tempo fa un video nel quale gli inserti che combaciano col tipo di intaglio sulla testa devono rimanere perfettamente combacianti in questo modo. Se cascano vuol dire che non sono del tipo giusto, quindi state utilizzando ad esempio un PZ2 al posto di un PH2 e viceversa. Ovviamente non sono adatti per essere utilizzati con avvitatore di impulsi, anche se qualche volta li ho utilizzati e non ho avuto assolutamente alcun tipo di problema. Lo stesso ovviamente per quanto riguarda gli inserti di tipo Torx, si alloggiano perfettamente nell'intaglio della vite, rimangono perfettamente all'interno tranne il normale movimento, e devo dire che anche queste finora hanno lavorato benissimo. La misura va dalla 10 alla 30, quindi abbiamo un'ampia scelta, però comunque solitamente in ambito bistico le misure più utilizzate delle viti Torx vanno da 15 a 25, è difficile già utilizzare le 30. All'interno del set troviamo anche gli inserti Torx con il foro sulla parte alta e gli inserti per le viti a taglio. Ormai queste sono praticamente inutilizzate, queste sono poco diffuse, comunque ogni tanto capita di trovarle. A me personalmente è capitato di utilizzarle forse una o due volte. Queste, ad essere obiettivo di questo set, non le ho mai utilizzate. Questo invece è uno dei due inserti di tipo brugola, quindi esagonale, e anche questo sinceramente devo ammettere che lavora benissimo, combacia perfettamente, riesce a garantirci pure in ambito bistico un buon risultato, specifico in ambito hobbistico perché non sono destinati ad un utilizzo professionale intenso.
Anche questa ha ovviamente la parte svasata per poter entrare rapidamente nel caso in cui velocemente andiamo sulla punta, e sbattendo sul bordo, essendo svasato, si alloggia perfettamente all'interno. Vediamo però gli inserti più lunghi, quelli a 75 mm. A differenza degli altri hanno questa scanalatura, quindi possono essere utilizzate anche sugli abitatori, per esempio, che hanno il blocco con la sfera, e la stessa cosa sul porta inserti di cui abbiamo parlato poco fa. Questa lunghezza ci permette di raggiungere distanze o comunque spazi stretti che altrimenti non potremmo raggiungere, perché abbiamo 75 mm più 75 mm circa di porta inserto, riusciamo a raggiungere veramente spazi molto ristretti. Questo invece è l'adattatore per poter utilizzare le bussole. Si inserisce anch'esso a pressione, lateralmente su uno dei quattro lati a questa sfera, che rientra, è sostenuta da una molla, rientra e ci permette di utilizzare le bussole in dotazione e non solo. In questo modo rimarrà salda finché non la tiriamo e riusciamo a staccare solamente la bussola dal porta inserti senza staccare l'inserto dalla prolunga. Quindi un cambio rapido e perfetto con le bussole. Sostituiamo una bussola grande per poter prendere la bussola più piccola e molto rapidamente possiamo fare la sostituzione. E hanno una forma praticamente perfetta che ci permettono di alloggiare dadi e bulloni al suo interno. Questa è la numero 13, ma anche le misure più piccole ovviamente vanno benissimo. Facciamo la prova con una 10. Quindi fra i kit da acquistare secondo me sono immancabili il kit con le bussole ed il kit con questi inserti più lunghi da 75 mm. E allora ragazzi, cosa dire di questi inserti della Parkside? Per uso hobbistico secondo me vanno bene, specifico per uso hobbistico, perché tante persone comprano gli inserti economici per hobbisti e poi li portano in cantiere lamentandosi che non sono buoni. Se dovete utilizzarli per fare dei lavori che siano semplicemente quelli di avvitare le viti, che siano con un cacciavite manuale che abbia l'innesto esagonale o che sia con un avvitatore normale, riescono a durarvi a vita. Ovviamente dovete fare in modo che l'inserto che prenderete abbia lo stesso tipo di forma dell'intaglio che c'è sulla testa della vite, perché spesso si capita che si confondano e si utilizza per esempio un PH2 su una vite PZ2, questo rovina l'intaglio sia della vite che dell'inserto e quindi poi comincia a slittare, più slitta più si rovina e poi sono gli inserti che non vanno bene. Se utilizzate l'inserto che combacia con la vite è sicuro che vi dureranno a lungo per un utilizzo normale. Utilizzi più intensi, anche se io li ho maltrattati abbastanza, allora potrebbe danneggiarlo. Questo video, questa recensione non è in collaborazione con nessuno, né con Parkside né con Lidl, che poi sono la stessa cosa, è semplicemente il piacere che ho di condividere con voi la mia esperienza riguardo ai prodotti. A proposito, il compressore, tanti di voi si sono lamentati del fatto che dopo un tot di utilizzo il compressore ha cominciato a difettare. Bene, anche il mio adesso difetta. In poche parole, quando inizia a ricaricarsi, se non ha il serbatoio completamente scarico, va sotto sforzo, produce un po' di puzza di bruciato, fumo non ne ho visto, però si sente puzza di bruciato, il motore va sotto sforzo e non carica. Bisogna spegnere e riaccendere più volte, dopodiché si avvia. Quindi io farò ancora la prova alcuni giorni, vedrò se il problema si ripete, eventualmente contatterò l'assistenza oppure farò il reso. È un problema diffuso, tante persone mi hanno scritto, tante persone l'hanno scritto anche nei gruppi Facebook, quindi vi volevo aggiornare che anche il mio esemplare ha questo problema, quindi verificate, utilizzatelo più volte per fare in modo che se il problema c'è si presenti subito e non poi quando è troppo tardi. Detto questo, non mi resta che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, sperando di esservi stato utile a farvi conoscere questo prodotto, parlarvene in modo generico e cliccate sulla campanella qua giù in modo da attivare le notifiche. Ho detto troppe parole e mi sono un attimo perso e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!